L'avventura di oggi ci porterà a scoprire insieme dei posti incredibili della Sardegna. Insieme infatti raggiungeremo l'approdo di Porto Flavia e vi porterò nelle miniere di Nebida. Mi immergerò in luoghi naturali che sembrano essere stati costruiti da giganti migliaia e migliaia di anni fa e insieme pescheremo e cucineremo il pesce. E faremo tutto con un mezzo che non avete ancora mai visto nelle mie mani. Un camper nel quale dormirò e viaggerò per 3 giorni, per poi andare in esplorazione con il mitico gommoncino. Prima di partire, sedetevi comodi, mettete un like al video e iscrivetevi al canale e godetevi questa avventura. Beh, eccoci tornati indietro, tutto comincia da qui, ci troviamo a Selargius da Dottor Camper, che è uno dei luoghi più grandi, non solo per il noleggio di camper, ma anche per la compravendita e soprattutto per la preparazione. Dopo vi porto a vedere tutto quanto. Beh, non potevo lasciarmi questa opportunità e vivere qualcosa che non conoscevo assolutamente. Un po' mi vergogno perché non conosco minimamente questo mondo, però dai, non sarà molto diverso dalla barca a vela, o no? Entriamo va che vi faccio vedere e scoprire un posto fighissimo, non solo se amate il camper ma anche se avete la barca, perché qui non solo si noleggiano i camper e tutto quanto, ma si può acquistare un sacco di materiale per personalizzare tutto. E già ho visto un paio di cose che secondo me su Sayonara non ci stanno male e che ovviamente costano molto meno di un negozio di nautica. Ma come funziona il noleggio di un camper? È semplicissimo, si va sul sito, si scelgono le date e insieme a loro si sceglie quello che è il modello adatto alla vostra escursione. Per te oggi abbiamo il Lineo T690. Ma senti, è facile da guidare? Facilissimo, base Ford, spazioso, veloce, consuma poco e comodissimo. Oh ragazzi, io un po' sono spaventato perché non ho mai guidato un affarone del genere. Io sono abituato a cose più veloci ma più piccoline. È lui. Madò! Io entro, Entra, fatti una passeggiata. Allora ragazzi, vi dico quello che vedo e quello che capisco. Qui c'è un tavolino che immagino si apra. Vedete che bravo? Qui c'è il posto di guida, 2 sedili, un sacco di portaoggetti. Qui c'è un finestrino favoloso. Qui abbiamo... Oddio, aiuto! Claudio, aiuto! No, aspetta, vediamo, ci devo provare. Qua abbiamo cucina. I fornelli, lavello. bellissimi. Lavello. Abbiamo un sacco di spazio per l'immagazzinamento. Quindi avrai sì? tutto il tuo kit, piatti, bicchieri, mi date tutto voi, giusto? Vi diamo tutto noi. Ah, quindi se una persona noleggia trova tutto quanto praticamente. Trova tutto quanto, sì. A volte l'unica cosa che può portarsi sono le lenzuola, le coperte, ma noleggiamo anche quelle, quindi per voi le abbiamo già preparate. Perfetto. Poi qui che c'è? Qui abbiamo un altro spazio, sì. Lì c'è l'altro kit cucina, quindi pentole, Ah, si deve aprire. pentole, padelle. Sopra abbiamo il vano posate. Qui invece abbiamo i comandi, da cui puoi chiudere in caso di emergenza il gas. No, figata. E questo qui? E questo è il frigo. No! È già acceso! È già acceso, pronto, devi solo fare la spesa. Allora, questo penso sia il bagno, giusto? Bagno normale. Così. Lavello, non c'è il WC. bidet, non c'è il bidet! Bidet nei camper solitamente non c'è, però c'è la doccia. Come sulle barche a vela, purtroppo. Esatto, sì. E la doccia? E la doccia si trasforma facilmente solo da qua. Oh, spiegami tutto, davvero qui poi... Ecco qui. No, figata pazzesca. Quindi è una doccia a tutti gli effetti, qui si apre una finestrella. Esatto, per l'umidità. E questo è un... Qui è uno stipetto, anche qui, come il bagno di casa. No, vabbè. Ti diamo subito il liquido disgregante, primi giorni di utilizzo. Invece per dormire, ragazzi, guardate che spettacolo. Questo diventa praticamente un letto matrimoniale, immagino, giusto? Hai un letto matrimoniale completo. No, vabbè. E la scaletta. Dopodiché Claudio mi fa vedere dove posso mettere il gommoncino e tutta l'attrezzatura da pesca, mi fa vedere che ci sono 2 bombole che servono per il cucinare e per il riscaldamento, come ci si attacca all'acqua e alla corrente se uno dovesse andare nelle aree di sosta, mi fa vedere come si tira dentro e fuori lo scalinetto e occhio perché se sbagliata vi fanno una multa bestiale, e infine come si controllano tutti i livelli sia di acqua che di batterie e soprattutto come si accende il riscaldamento. Dopo aver visto il camper e dopo aver pagato la cauzione, come quando si noleggia normalmente un'automobile, siamo pronti a partire. Sono un po' timoroso, vi dico la verità, perché comunque non ho mai guidato un mezzo così grande. Vabbè, ora dai, se riesco, arriviamo a casa, carichiamo tutto e poi andiamo a fare la spesa. E così da Selargius mi sposto verso la costa ovest della Sardegna, dove ci sono degli scenari incredibili.
Partiti! Ovviamente ci ho messo 3 ore per caricare tutto il disagio che ho, dopo vi faccio vedere che casino. E ora si va subito a fare la spesa perché dentro al frigo c'ho sempre la solita cipolla così brutta che mi guarda, come avete visto nell'ultimo video. Ragazzi, prima tragedia, non so dov'è il serbatoio del carburante. Dovrebbe stare da ste parti, però da queste parti non c'è niente. Mi ha salvato sto signore qui col furgoncino. È qui, guardate. Diciamo che è un po' invadente quando si parcheggia. Allora, visto che ho appoggiato le canne da pesca qui, fatemi chiudere, va, perché occhio non vede, cuore non duole. Ricordate, i proverbi valgono sempre. Il disagio delle uova di Pasqua, aiuto. Uova di Pasqua a parte, faccio la spesa e la sistemo direttamente sul camper. Lo yogurt, che è l'unica cosa di latte che io mangio. Alla fine il camper è molto comodo, il frigorifero è grande e c'entra tutto. E pensate, ha anche un piccolo congelatore dove mettere la roba. Allora, stiamo attraversando quella che è la zona mineraria, una delle zone minerarie della Sardegna. Qui infatti c'è tutto un complesso che ormai è abbandonato, che si trova sulla nostra destra e purtroppo ha lasciato, diciamo, dei segni molto importanti nel territorio, sia perché purtroppo c'è stato un grosso disboscamento negli anni per far funzionare la miniera, sia perché ci sono queste terre rosse che non sono altro che dei fanghi pieni di prodotti chimici. Ecco, tutto qui su proprio. Eccolo, è finalmente il mare. Questa è la strada che avete già visto diverse volte quando me ne vado a Bugerru. Allora, questi scoglioni dietro di me sono pan di zucchero. Se ci riusciamo, domani ci andiamo col gommoncino, perché voglio vedere che c'è lì sotto. Ora qui non potevo non fermarmi. Come vedete, lì giù c'è pan di zucchero con Porto Flavia, che è, diciamo, un'imboccatura famosissima che sembra quasi uscita dal Signore degli Anelli. E io qui una volta un amico pazzo mi ha portato a fare un trekking pericolosissimo. Sosta obbligatoria a Nebida, famosa città mineraria. Qui inizia la strada che ci porta a quella che era la vecchia laveria, molto bella perché si trova proprio a ridosso della montagna che poi va sul mare in uno scenario veramente incredibile. Qui ci lavoravano non solo gli uomini, pure le donne e i bambini. La laveria era costruita in questa parte della montagna proprio per sfruttare la gravità e soprattutto l'acqua. Infatti il materiale, la galena che veniva estratto, ricco di argento e piombo, veniva sminuzzato nella laveria e dall'alto verso il basso veniva lavato in modo tale da separare quelli che sono i detriti più leggeri da quelli contenenti argento e piombo. E pensate che tutto questo fino agli anni 60-70 ancora funzionava, ancora era attivo. Poi ovviamente è diventato insostenibile sia per le condizioni un po' dei lavoratori, sia soprattutto perché poi il minerale piano piano andava ad esaurirsi, quindi i costi diventavano troppo elevati. Ma quello che abita in quella casa, la spesa come ce la porta? E soprattutto la macchina dove la parcheggia? È incredibile perché ci sono gli olivastri che sono completamente modellati dal vento, che qui di maestrale è davvero davvero forte. Allora, qui ci sono circa 300 gradini che seguono quello che era il percorso di questo binario, che tramite un verricello e poi, da quello che ho visto, tramite un ergano, non so, sicuramente non manuale ma meccanico, portava questi carrelli di materiale su e giù. Io quando vedo queste cose però penso sempre a quante persone ci sono morte, quante persone purtroppo ci avranno lasciato un braccio, una gamba in mezzo a questi macchinari infernali. Non mi dà una bella sensazione. Comunque la vista è davvero stupenda e vale la pena fare una passeggiata in questo luogo incredibile. Però devo dire che gli scalini metteranno a dura prova i vostri polpacci. Comunque sono tosti da fare. Ritorno. Prima tappa della giornata, Masua, e ci si arriva attraverso una strada davvero incredibile che costeggia tutta la montagna. Una volta arrivati già ci sono altri camper. Bene, mi sento rassicurato. E devo dire che non ho mai visto tanta acqua scendere. Qui una volta c'era un baretto, ma come vedete il baretto non c'è più. Però è una spiaggia meravigliosa questa qui e siamo all'ora del tramonto che è proprio l'ora più figa di tutto. Mo vediamo se c'è qualche seppiaccia. Mi sono portato una cannetta che va bene sia per pescare e a spinning, però un tiraccio a seppie lo fa benissimo. Questa cannettina per chi comincia a spinning va benissimo, è lunga 2,10 m e lancia fino a 28 grammi. Invece sto provando due totanare molto particolari. Vedete, una infatti ha delle protuberanze in silicone che non fanno spaventare la seppia e l'altra ha un peso maggiore per sondare fondali più alti. Mamma mia, è meraviglioso, sto posto è magico.
Sicuro seppie non ci staranno perché sennò stasera ce le spariamo subito. Però merita veramente. Noi ci proviamo. Ho gli istinti predatori a bestia perché vorrei andare sott'acqua, ma è troppo tardi. Però guardate che colore, qui è sempre bellissimo. E oggi c'è una bassa marea davvero pazzesca. E qui a Masua poi ho incontrato un altro amico, Roberto, che stava a pesca, però anche lui mi ha detto che purtroppo non c'è nulla se le condizioni non sono quelle giuste. Però oh, guarda che spettacolo, ne vale la pena. Ne vale la pena solo quello. Solo per quello. Comunque comincia a fare un po' freddo, io quasi quasi me ne vado giù. Poi magari stasera vado a fare altri 2 lanci. Passeggiatina, ce ne torniamo, non abbiamo preso nulla. Niente, ma va bene lo stesso. Ma siamo strafelici, ragazzi, c'è Strafelici. un tramonto che non si può raccontare. Ragazzi, con questo tramonto incredibile al buio vi racconto una storia un po' triste. Quando si lavoravano le miniere, parte dell'esplosivo finiva nelle mani sbagliate e veniva utilizzato per pescare. In questo modo in molte parti della Sardegna sono stati sterminati interi banchi di cefali e di spigole. Ecco perché adesso ce ne sono davvero poche. Purtroppo poi quel tipo di pesca non solo ammazza i pesci che poi venivano presi, ma moltissimi rimangono morti sul fondo e nessuno li recupererà mai, se non poi portati dalle mareggiate ormai decomposti. E poi purtroppo l'esplosione ammazza anche tutti gli organismi, tutta quella che è la fauna marina, e questo ha impoverito enormemente questi posti incredibili che, ahimè, ci metteranno tanti anni per tornare come erano una volta. Noi non li vedremo purtroppo, però. Ora delle luci, siete pronti? Eccole! Una casa vera e propria. Diciamo che è molto figo, ovviamente si dovrebbe sostare nelle aree di sosta, fuori si può fare, però rimanendo nelle strisce del parcheggio senza aprire nulla, neanche i finestrini, cioè non deve sporgere nulla rispetto a quello che è l'ingombro del mezzo. Queste sono le regole generali. Dopodiché, quando si fa la doccia, si usa l'acqua, tutto va in un altro apposito contenitore delle acque nere, tra virgolette, e invece quando si va al bagno c'è proprio un contenitore con un disgregante che distrugge tutto quanto. Comunque sono stanchissimo, però è figo perché sto qui vicino al mare e dopo andiamo a vedere se ci sono le seppione. Allora, se volete evitare di essere importunati da cose notturne, vedete qui c'è, si tira su, questa specie di fisarmonica va a chiudere il vetro. Quindi da tutte le finestre, da una parte c'è la zanzariera, quindi si possono aprire, e dall'altra invece c'è la fisarmonica per suonarla la notte. Vedete, quindi in libera non si può neanche aprire questo e lasciare verso l'alto. Lo so, non ha alcun tipo di senso, ma viviamo in un paese che ha queste leggi, quindi noi rispettiamole e facciamo da bravi. O facciamo una scommessa che almeno un bracconiere stanotte lo registriamo. Oh ragazzi, mi è da ridere perché il frigo è più pieno qui che dentro che a casa mia, perché è più piccolo. Allora, vediamo un po'. Ce l'hai di roba, eh? Dai, stasera si mangia così. Intanto, mentre viene preparato da mangiare, sistemo un po' l'attrezzatura da pesca. Ora faccio un giretto, vedete se c'è una seppia, perché comunque pasta con la seppia è meglio della pasta col minestrone. Ma che ho detto? È meglio del minestrone. Questo l'ho scroccato dai miei, questo l'ho cucinato io, se no morivano, e trovavo anche loro insieme alla cipolla cresciuta di 56 km. Ho trovato pure un Twix che si vede che la coppia precedente che l'aveva affittato l'ha lasciato. O me lo mangio. Comunque non so se si vede, mi sono parcheggiato un pochino inclinato e quindi sono bagnato tutti i pantaloni col minestrone. Stanotte si dormirà così. Giustamente Claudio mi ha detto: ma guarda, se vuoi ci sono i tacchi, puoi rialzare. Ho detto: guarda, sono abituato a dormire su Sayonara, che sbatte tutto, ding dong dunda, quindi un po' di inclinazione non fa mai male. Anche perché ogni tanto vado a dormire a casa dei miei genitori e loro hanno il letto praticamente che è come se fosse un tetto a spiovente, quindi questo sarà oro. Dopo la mangiata ho aspettato un pochino, il camper lì dietro c'è una luna pazzesca, purtroppo non si riesce a vedere dalla telecamera. Comunque vado a farmi 2 lancetti, ho messo una ischina piccolina, sta lì che gironzola. Vediamo innanzitutto se c'è qualche spigola qui su questi dove scende l'acqua. Ho portato un po' di roba, totanare, c'è di tutto. Se non mi accappotto, guardate che configurazione GoPro più tutto, ma necessario. Attenzione su iPhone, e ho fatto delle foto notturne pazzesche. Non so che tecnologia usi, ma davvero è super impressionante.
Allora, purtroppo non si sono viste né spigole né seppie, però avete visto come si trasforma il mare di notte? Diventa una creatura viva, incredibile. Molte cose non l'ho neanche fatte vedere per evitare di scatenare gli istinti di chi è meglio che non veda certe cose. Ora però me ne torno a dormire che c'è un po' d'umidità, mi fa anche male il ginocchio. Allora, come uno scemo ho fatto il giro per chiudere il camper quando bastava. Ecco, quando è così praticamente si chiude. Poi ho anche acceso la temperatura. Oh ragazzi, buonanotte, ci vediamo domani. Allora, stanotte è stata un po' tremenda perché ho dormito benissimo, ma c'era un via vai di sbracconaggio terrificante. Vi faccio vedere le foto. Hanno bracconato praticamente ovunque. Quando è così mi sento male. Ora ci facciamo 2 lancetti, ma è già tardi purtroppo. Niente, ma l'acqua è davvero davvero chiarissima ed è bellissimo. Vi dico la verità, sto un po' male perché il pensiero che la gente faccia come vuole, stia distruggendo il mare, mi sta davvero ammazzando. Questo è un posto fantastico, pensate come lo abbiamo distrutto negli anni. Che schifo. Ah, fatta colazione, gonfiamo le gomonchon. Fucili, canne da pesca, motore elettrico, batteria, acqua per la doccetta, Wally, supercaricatore e dall'altra parte c'è il gommoncino. Ieri non mi sono accorto di una cosa, che qui è molto più basso che di là, e come un cretino ho praticamente sistemato il gommoncino di qua, che è molto più difficile perché bisogna alzarlo, quindi con grande fatica ho spostato tutto, vedete? Pronti per la nostra immersione. Dietro di me ci sono dei ragazzi che stanno andando a Pan di Zucchero con la barca per fare la scalata lì. Infatti mi avevano chiesto, ma vieni anche tu? Però giustamente io c'avevo le pinne. Dai che col gommoncino mi porto a fare sempre cose pazze. Ci sono 2 secche, una è lì giù dietro di me e poi si va verso Pan di Zucchero. Vediamo quanti chilometri di fondale ci sono, quindi oggi pochi piombi. E felice come un bambino, finalmente metto piede sul gommone. Ragazzi, è stupendo, ogni volta che si va per mare è la cosa più bella del mondo. E ho messo pure una cannuccia con un'eschina piccola piccola, questa è sempre la famosa canna di ieri da spinning, che ci faccio tutto praticamente. Ci siamo, guardate, che figata. Però l'acqua è veramente scura, quindi un po' mi intimorisce. Vediamo un po'. Vabbè, ma noi siamo uomini coraggiosi. Se vi ricordate, mi sono buttato pure in mezzo all'Oceano Atlantico per pescare a Capoverde dove era pieno di squali. Qui non potrà certo essere peggio. Certo, la visibilità oggi lascia veramente a desiderare e c'è una corrente pazzesca sul fondo. Dopo un'immersione abbastanza lunga nel vuoto, finalmente, intorno ai 10-15 metri, cominciano a scorgersi le prime rocce. In realtà però, come potete osservare, non si vede un pesce. Chissà come mai. Chissà se sono stati i bracconieri stanotte o chissà se dopo la mareggiata il fondale si deve ancora riprendere. Comunque ne approfitto per farvi vedere queste spaccature incredibili e farvi vedere la mia tecnica di pesca, che è solitamente quella dell'agguato ed è quella che mi piace anche di più, ossia cercare di prendere il pesce all'improvviso mentre sta mangiando o mentre si muove tra i massi. Però, come vedete, a parte qualche tordo e qualche castagnola, di pesci seri non c'è veramente nulla. Dopo diversi tuffi, finalmente dall'alto scorgo un banco di grosse salpe che sta mangiando sullo scoglio. Qui a Masua di solito le salpe sono particolarmente buone. Decido però di non scendere sul posto per paura di spaventarle e disturbarle. Mi sposto quindi dietro al masso. Scenderò seguendo la parete e poi mi muoverò verso di loro. Inizia così la mia discesa. Infatti, quando si fa questo tipo di pesca potrebbe capitare di tutto. È vero che sto puntando alle salpe, però chissà se magari qualche grosso sarago non possa apparire. E fortunatamente appaiono di fronte a me dei bellissimi pesci pappagallo. Vi ho già detto che questo è un pesce davvero eccezionale da mangiare e infatti decido di prenderne uno. Non c'è fretta, infatti i pesci non sono spaventati e guardo sempre a destra o a sinistra aspettando una preda migliore. Alla fine sparo. L'ho preso perfettamente, questo farà parte di un'ottima ricetta.
Potrei raccontarvi di altri 100 tuffi senza vedere nulla, a parte questi grossi banchi di salpe, però questi non sono pesci molto grandi. Ne miro infatti uno, ma poi mi accorgo che sono piccoli. L'acqua torbida può ingannare. Alla fine, dopo svariati tuffi, ne vedo un banco che merita la mia attenzione. Miro la più grossa e con un tiro difficilissimo la prendo. È un tiro fatto mentre il pesce nuotava, quindi dalla coda verso la testa, però questo fucile è sempre stato molto preciso e non mi ha mai dato problemi. Oltre alla salpa però non vedo più nulla. Faccio anche qualche altro tuffo un po' più profondo, questo intorno ai 15 metri, sperando di vedere almeno qualche sargo, magari qualche orata. Però, come potete ben vedere, a parte le castagnole, qui non c'è davvero nulla. Questa è la situazione dei nostri mari dopo che li abbiamo sfruttati per tantissimo tempo, anche se a dire la verità, molto spesso in queste zone tutto dipende dalle correnti e dalle condizioni atmosferiche. Però è ovviamente molto strano non vedere neanche i pesci stanziali, come ad esempio i saraghi e le orate. Niente, non c'è nulla e mi conviene cambiare posto. Ragazzi, che vi devo dire? L'acqua è torbida e non c'è nulla, è anche brutto da vedere il fondale. Il paesaggio è stupendo, guardate. Però purtroppo l'acqua è veramente... non c'è pesce. Certo, l'hanno presi tutti stanotte. Aiuto! Guardate che bello, stiamo andando verso Porto Flavius. Ah, eccoci qua. Scusate che si era appannata la GoPro. Allora, lì giù c'è il mitico Porto Flavia, che è bellissimo da vedere, e poi questo roccione è Pan di Zucchero. Mentre andiamo vi racconto cos'è Porto Flavia. Porto Flavia è un porto minerario che è stato scavato praticamente nella roccia, parliamo degli anni del 1922-1924, e era stato costruito proprio per ridurre i tempi di trasporto, i costi anche di trasporto delle merci, perché le navi attraccavano proprio lì sotto e con dei nastri trasportatori venivano caricate di minerali. Quindi immaginate comunque che rivoluzione era per l'epoca. Ora, vista così, sembra un po' la miniera dei nani del Signore degli Anelli. A proposito, si chiama Porto Flavia perché la figlia del progettista si chiamava Flavia, quindi in suo onore l'hanno chiamato Porto Flavia. Dentro la montagna, pensate, ci sono 2 tunnel paralleli e non solo, ci sono anche dei silos di stoccaggio, perché ovviamente il minerale veniva stoccato, quando arrivavano le navi prendevano, caricavano e ripartivano. Poi penso sia andato in disuso sempre negli anni 60-70, quando tutto il complesso minerario è finito. Dalla barca è impressionante sto posto, la scogliera è altissima, davvero fa impressione. E questa è una delle opere più incredibili che io abbia mai visto. Solidale con la montagna è di una bellezza davvero incredibile. Ma dove vi porto? Questo è il famoso Pan di Zucchero, che sarebbe un pezzo di montagna praticamente staccato rispetto alla costa, perché qui è Pan di Zucchero e lì c'è la montagna. Figo, eh? Pensate che è alto ben 132 metri, la sommità più alta. Potrebbe essere questo l'isolotto sperduto dove l'Off-Fish andrà a fare 48 ore di sopravvivenza? No. Ragazzi, è incredibile, è un posto assurdo, guardate dove siamo. Allora, piccolo aneddoto, qui fino a pochi anni fa venivano a prendere i datteri di mare, sfasciando purtroppo un po' tutto qui sotto, perché come avete visto il tipo di roccia si presta, questo non è il classico granito della Sardegna. Tutto pieno di grotte, di buchi, di scalanature. C'è un silenzio assurdo. Passiamo sotto l'arco, e c'è anche dell'acqua sorgiva sicuramente che scende e che arriva fino al mare. Ecco qua, ora mi immergo in un fondale che non riesco a vedere e questa cosa non è molto rassicurante. Dopo aver ormeggiato il gommone me ne vado velocemente verso la costa, che finalmente riesco a intravedere. Tuttavia il fondo non si vede, qui infatti la parete scende fino a 30 metri.
Come vedete c'è una vegetazione diversa rispetto ad altre parti della Sardegna. Infatti la roccia non è di granito e qui la vegetazione attecchisce molto meglio. In teoria ci dovrebbe essere anche molto più pesce. Che tipo di tecnica utilizzare quando si pesca su queste pareti? Ecco, bisogna innanzitutto capire in che direzione si muove il pesce, perché il pesce su questi isolotti potrebbe andare o tutto a destra o tutto a sinistra, e se noi ci muoviamo nella stessa direzione praticamente non lo incontreremo mai. Quindi mi vedrete pescare in due direzioni opposte, ma tanto il risultato sarà più o meno lo stesso. Così come avete visto fuori dall'acqua, anche sotto l'acqua è pieno di grotte, di buchi, dove i pesci vanno a rifugiarsi, come questo banco di castagnole, che si trova praticamente tutto qui. Potrebbe essere il segnale che c'è qualche predatore in giro, però l'acqua è molto torbida e non mi aiuta assolutamente nel vedere quello che c'è intorno. È figo guardare nelle grotte, anche se stavolta non si vede nulla. Mi aspetto sempre qualche testone di qualche grossa cernia, però finora non mi è mai capitato, forse perché non mi piace pescare in tana. Ovviamente mi rivolgo soprattutto ai più giovani che guardano questi video, non fate quello che sto facendo io senza avere una buona preparazione, perché farsi male in un posto così ci vuole davvero un secondo, soprattutto perché si rischia di rimanere incastrati. Ad esempio, sotto di me, a circa 7 metri di profondità, c'è questo grosso spacco. Vale la pena dare un'occhiata perché spesso si potrebbero trovare saraghi, anche orate che a volte si intanano, oppure cerni e gronchi. Comunque, a parte gli scherzi, io voglio farvelo vedere perché è comunque meraviglioso andare a esplorare queste zone del mare. Ci vorrebbe la torcia che dopo porterò, tuttavia mi sto infilando abbastanza dentro. State attenti quando lo fate, potrebbe essere molto pericoloso. Dopo una ventina di minuti capisco che è il momento di provare a fare qualche tuffo un po' più profondo, anche se la cosa non è che mi piaccia molto, soprattutto perché il fondo non riesco a vederlo e l'acqua è estremamente torbida. Comunque questo tuffo mi fa capire che il pesce si sta muovendo da destra verso sinistra, anche se in realtà è poco. Si vede qualche saraghetto, qualche ombra lontana, cose che però la GoPro non riescono a farvi vedere nella maniera corretta. Faccio di nuovo un altro tuffo, anche questo abbastanza profondo, siamo sempre intorno ai 15 metri. Lo so, sembra che ci sia un polpo in ogni anfratto, ma vi assicuro che non era così, o quantomeno io non l'ho visto. A parte il banco di salpe che mi è passato sulla sinistra e che ho lasciato scorrere, cerco di intravedere qualcosa di diverso e subito si affacciano dei saraghi. Ricordate, pesce piccolo chiama pesce grande e quindi aspetto di vedere qualcosa di più interessante. Tuttavia non si intravede nulla, eppure continuo a mirare ai saraghi perché secondo me qualcosa potrebbe accadere. Infatti, da lontano si materializza un sarago più bello, voi non riuscite a vederlo, ma è lì dietro, e decido di sparare. È un bel tiro, a circa 4 metri dalla punta del fucile. A questo punto il pranzo c'è, ora però voglio farvi vedere qualche grotta molto interessante. Prendo quindi la torcia e mi immergo in questa spaccatura che è davvero notevole. Infatti qui la montagna riflette esattamente sia sopra sia sotto l'acqua quello che si è creato nei secoli. Mi immergo e infilo la testa dentro per scrutare la possibile presenza di una corvina piuttosto che di un altro animale che è bellissimo vedere. Però non si vede nulla. Oh ragazzi, io non sparo mai in tana, lo sto facendo per farvi vedere cosa potrebbe abitare in questi anfratti. Faccio un ultimo tuffo, stavolta ci troviamo intorno ai 20 metri di profondità. Fortunatamente, quando c'è il gommone sopra, posso scaricare il peso. E questo mi consente di avere un assetto ancora migliore nell'acqua, in modo da essere quasi neutro a questa profondità. Come vedete ci sono un sacco di guglie, di rocce, di anfratti, eppure di pesce non se ne vede. Ormai fa freddo, sono stanco e decido di uscire per continuare con la nostra esplorazione. Per oggi però la nostra esplorazione finisce qui.
Abbiamo visto infatti tantissimi luoghi, ci siamo immersi, abbiamo scoperto che purtroppo la pesca di Frodo qui non è mai terminata. Nel prossimo video vi farò vedere delle zone differenti. Andremo infatti nella zona di Bugerro, dove ci sono ancora delle strutture minerarie. Qui troveremo anche una tartaruga sulla spiaggia, pescheremo e vi farò conoscere delle persone davvero incredibili. Noi ci vediamo alla prossima puntata, non perdetela. Ragazzi, a culo totale! L'abbiamo trovata! Una cosa incredibile, seguivamo i delfini e i tonni.